posto stranissimo. Siamo in questa isoletta a forma di trifoglio costruita all'interno di questa striscia di terra che stiamo attraversando. Siamo arrivati al Puente della Risa. Ma questa è chiamata, quella che abbiamo fatto prima, a forma di trifoglio, Veneziola, però ancora in fase di costruzione. Infatti ci sono un paio di parcheggi dove qualche camper si è fermato proprio perché non c'è nulla adesso ancora. Quindi adesso noi siamo qui a questo punto 13. Un posto strano, molto strano, sì. molto strano, molto turistico. Buongiorno amici. Buongiorno, ciao ciao. Allora, ci siamo svegliati questa mattina qua in questo posto, siamo nella penisola della Manga, che è questa striscia di terra che chiude questo capo, questo mare interno, Mar Menor come lo chiamano loro. Siamo in 40 km da Cartagena e questo posto è molto turistico, molto bello, affascinante. Guardate che cosa abbiamo intorno, guardate laggiù tutta l'urbanizzazione che c'è stata. Arriveremo più tardi fino al faro di fronte a quell'isolotto. Abbiamo dormito qui, vedete, qui dietro, tranquilli. C'era quest'altro van di ciechi e comunque abbiamo dormito molto tranquilli. Stamattina è ancora presto, ma il sole è già caldo. Facciamo velocemente 2 passi e poi per quanto sia affascinante, beh, lo lasciamo questo posto perché per noi è un po' troppo urbanizzato, giusto Betty? Vero. Hanno costruito questo isolotto a trifoglio, questo qua. Noi siamo arrivati col camper qui e qua. E vabbè, noi ci siamo provati a fermare, a dronare, però Mi ha fatto incazzare il tedesco. ce ne siamo andati perché era un po' incazzato, gli dava fastidio il drone. Io ho cercato di spiegargli che inquadravo noi, non inquadravo lui. Avrà avuto l'amante, non voleva farsi vedere dalla moglie, non Ma lo sto so. qui mi parlava solo in tedesco e io il tedesco l'ho mandato in italiano perché non posso. E no, parlami in inglese o in spagnolo, visto che siamo in Spagna. Questo è un mulino salineros che era utilizzato per tritare il sale. Tritare il sale. Il rumore del mare e il ciaccolare degli uccelli al mattino presto. Saranno femmine? E se ciaccolano così sono sicuramente femmine. Ecco l'immagine del mulino salinero con dietro tutta l'urbanizzazione. Qui hanno urbanizzato questo a livello, queste isole che comunque non permettono neanche di passare. Ci siamo accorti che per entrare nel Mar Menor c'è solo un Adesso poi vi facciamo vedere perché abbiamo visto sulle carte sul Navionics, noi abbiamo il Navionics che usiamo per lavoro e prende tutto il Mediterraneo occidentale. L'ingresso per le barche tipo la nostra è solo attraverso il canale che poi vi facciamo vedere quando ci passiamo con il camper. Adesso torniamo al camper, dobbiamo rispondere a 2 mail e poi partiamo. A dopo, ciao! Ed ecco che siamo proprio sul Mar Menor. Stiamo lasciando questa striscia di terra e qui c'è il Mar Menor. Questo è il canale di accesso dal mare aperto, dal mar Mediterraneo, al Mar Minor.
Qui si accede con questo canale che ha una profondità di 4,5 metri, 5, fino al porto turistico che è all'interno del Mar Minor. È l'unico canale che permette di accedere, ecco, passa da questo ponte che in questo momento è chiuso e verrà aperto. Dove siamo? Quindi siamo al faro delle Stassi e qui è il canale di collegamento tra il Mar Minor e il Mar Mediterraneo. La barchetta che è appena passata dal ponte apribile ora va a veleggiare nel Mar Mediterraneo. Ormai Mauretto è diventato un pilota professionista. Ovunque siamo ormai vuole dronare. Ora siamo sempre al faro delle Stassi, che è questo qua sopra. E Mauro qui dietro di me comanda il suo drone. El recuerdo. Eso los cuelga por ahí desde Maduro. No. No va a estar aquí. ¿Ah? No está aquí. Pero está buenísimo. Ahora mismo está a Perú. A mí sí me gusta. El nostro ¿Cómo se llama en español? Dátil. Dátil. El dátil sta un po' apero, non ancora maturo, ma i signori ce ne hanno dato un po'. Dicono di metterlo nel congelatore per un po' di tempo e poi matura. E dopo aver visto il ponte apribile lo percorriamo in auto. Mi piace il mio amore perché è curioso. Ora è andato a guardarsi col binocolo l'Isla Grossa che abbiamo qui di fronte a noi nel Mar Menor, perché in realtà sta già pensando di venirci in barca lui qua. Quando ci verremo non lo so, però sta già pensando quello, allora sta studiando dove è possibile fermarsi, passare, ancorare. Praticamente questa è tutta la penisola, dal chilometro 1 siamo arrivati al chilometro 19. Arrivati al faro di Cabo Palos, questo qui dietro. Ora vediamo se è possibile visitarlo, ma sembra chiuso, non lo so. Ebbene sì, sembra sia aperto dal lunedì al venerdì fino alle 19, quindi entriamo, gratuito. Siamo arrivati al faro del Cabo de Palos, che è la punta estrema a sud della penisola del Manga, quella che abbiamo fatto prima con tutte quelle case. Qui è decisamente più carino, le case sono più piccole, più basse e dà un'immagine decisamente più gradevole. Poi c'è questo faro che è veramente maestoso. Cammina Mauretto che c'è da salire ancora 1 minuto e mezzo. Ah no, vabbè, queste cose qui le potrei fare anche di corsa. Bella la battuta. Proviamo? Dai, corri. Corri?
la macchina fotografica. Ah, c'è la scusa della macchina fotografica. La Bettina che è appena tornata perché si è dimenticata la batteria. La batteria della GoPro si è scaricata. Tirati su che si inquadrano, si vede bene il faro nei tuoi occhiali. Ecco così. Chi è che se l'ha dimenticata? Chi se la porta sempre la seconda batteria? Mauretto. Chi se l'ha dimenticata? Reserva Marina de Cabo de Palos, Islas Hormigas. Qui c'è un altro faro anche sull'Isla Hormigas, che è quello là bianchissimo piccolino che si vede lontano. E invece cosa hai da dire su questo faro? Nulla. Nulla? Ho letto che è alto 43 metri. Sì. Nient'altro, non c'è scritto niente. Quindi ci siamo gustati anche il faro del Cabo de Palos. Va bene? A parte che è obbligatoria la prenotazione per visitarlo, infatti adesso è tutto chiuso, però comunque già da fuori è molto bella. E adesso dove andiamo? Ora, Cartagena? Cartagena. Vamonos. Ci stiamo facendo un pasto frugale con del buon Jamón Serrano, qua, in Calopsa, forse non è neanche dei migliori perché per me a giudizio ne abbiamo anche di meglio. Fa molto caldo, si sta benissimo, una buona birra, una cerveza del luppolo Ambar. Bettina si è fatta le sue Insalatine. La Betty che si libera della basura inutile. Siamo posteggiati di fianco allo stadio al Cartago Nova, che è lo stadio del football del Cartagena. Cerchiamo di andare sul porto, abbiamo una bella passeggiata da fare, un po' lunghetta come dice Mauro, perché vuol vedere il museo navale oltre al porto. Pare ci sia un sommergibile, uno dei primi sommergibili costruiti, e vediamo com'è. Partendo da questo enorme pianta siamo con Betty alla fontana del centro del Cartagena. Guarda che belli questi palazzi. Bettina. Bellissimo. Meraviglia. Sì, mi ricordano un po' la valletta a Malta. Sì, con queste, soprattutto qua sulla sinistra, che ricordano un po' tutti i terrazzini della valletta. Ho fatto arrabbiare Mauro come al solito, il suo museo navale è chiuso. È serrato. E sta serrato. Si è Apre arrabbiato. domani mañana.
Domani mañana che è sabato alle 10 della mattina. Quindi vediamo, adesso decideremo stasera. E questo qua dietro anche perché è molto interessante per il sottomarino, il primero sottomarino, che è uno dei primi sottomarini che è stato costruito. E questa è una base navale spagnola, militare, dove ci sono anche i sottomarini, là ce n'è uno. Questa è la baia di Cartagena e tiene anche la coda della balena sulla baia di Cartagena. A questo punto, visto che il museo è serrato, andiamo a vedere una parte romanica. Cartago, Roma. Si lamenta perché lo faccio camminare. E stavo rispondendo che sposto al saluto. Aia. Quindi stasera posso bere 2 bicchieri in più di vino. Perché hai camminato tanto? Perché ho camminato tanto. Va bene, te lo concedo. In più ho detto, non 2 bicchieri. A 2 in più del solito. Saliamo al Castillo della Concepción, il punto più alto di Cartagena. Da qui dovremmo avere una vista completamente a 360 gradi. Teatro Romano di Cartagena, fondata dai Romani, che consideravano già questo fiordo come porto sicuro per le proprie navi. Da questa mattina siamo ancora a Cartagena. Cartagena è un'importante base militare dell'Armada Navale spagnola, soprattutto è una grande base dei sottomarini spagnoli, un po' come in Italia dove abbiamo La Spezia e Taranto, basi militari, un po' come in Francia dove anche la baia di Tolone è una base militare francese. Anche qui a Cartagena utilizzano una base nel golfo naturale, nella baia naturale. Qui a Cartagena c'è un bellissimo museo navale, ce ne hanno parlate molto bene, lo andremo a visitare adesso e potrete vederlo con noi, dove soprattutto all'interno di questo museo navale c'è il primo sottomarino creato in metallo, quindi con la possibilità di lanciare dei siluri, dei torpedo, costruito nel 1889 e c'è l'esemplare di questo sottomarino. Il primo sottomarino spagnolo è stato costruito qua dentro, che è anche il simbolo della squadra di calcio del Cartagena. Queste sono le ricostruzioni delle caravelle
la Pinta, la Nina e la Santa Maria, che con Colombo hanno attraversato l'oceano scoprendo le Americhe, con queste barche grosse come il nostro ramo. Andiamo a vedere il submarino Sala Isaac Peral. Questo è il modellino del primo sottomarino, il Peral, che all'interno aveva, queste qua sono tutte batterie che potevano far funzionare i motori sott'acqua. Praticamente la parte abitativa era solo quella, qua c'erano i motori. Buongiorno. Buongiorno amici. Ci siamo Aia, sei ghiacciato, Mauro, piano. Mi metti... Scusa, mi hai infilato una mano nella schiena, mi hai congelato la schiena. Ripartiamo. Veramente era comunque va bene lo stesso. Cosa fai poi che cadi Ok. adesso? C'è una zanzara sulla faccia, schiacciala di lì. Schiacciato, bravo. Sì, mi lascia il sangue di qualcun altro. Bello, ben bravo. mantenuto.